Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. This is Steve Vai. Vi ho fatto spaventare, eh? È una clip del video che avevo fatto con Steve Vai ormai un po' di anni fa. È stato bellissimo tra l'altro quel video. Era riguardo la sua Ibanez Pia e nel video di oggi invece torniamo un po' indietro nel tempo e parliamo della Ibanez Gem, questa bella chitarra bianca. Quindi per tutti quelli che odiano le chitarre bianche, questa chitarra è per voi. Se Steve Vai vi piace, se il mondo della chitarra vi piace, se questa chitarra vi piace, fatemelo capire, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale così almeno non vi perdete più i video nuovi. Solo se accendete la campanella. Andiamo dritti a parlare di questa chitarra. Come vi ho già detto, questa è una Ibanez Gem con la sua maniglia. Questa è la maniglia tipica di Steve Vai. Chi si ricorda questa foto è qui sul canale da almeno 4 anni e mezzo. È una bella chitarra, fatta bene e soprattutto accessibile. Mi azzarderei a dire anche economica, perché la Gem e la Pia di Steve Vai sono chitarre molto costose. Siamo nell'ordine di qualche migliaio di euro. Questa invece sta sotto i 500, per cui per tutti quelli che vogliono una chitarra in questo stile ma non possono o non vogliono prendere quella di fascia altissima, c'è questa. Girando per internet mi è capitato di vedere gente che chiedeva pareri su questa chitarra proprio perché, avendo altre chitarre, quindi chitarre di un altro tipo, magari le Spolte, le Strato normali, cose del genere, cercava uno sfizio relativamente economico ma comunque di buona qualità. E Ibanez, lo sappiamo, in questa fascia intorno ai 4, 5, 600 euro è veramente affidabile. La Gem in questo caso mi è stata mandata dai ragazzi di Musical Store 2005 e me l'hanno mandata dalla loro sezione B-Stock, tra l'altro. Quindi questa chitarra è un B-Stock, vuol dire che qualcuno l'ha comprata e l'ha restituita perché è difettosa in qualche modo o ha la scatola rotta. In questo caso ci ho messo un po' a trovarlo, ma c'è una piccola crepa sul body in questo punto. Non so se si vede dalla camera, io ci provo a farvela vedere, se non si vede è solo perché è minuscola. Allora, Steve Vai, uno dei miti del canale Shape Your Tone qui su YouTube. Che bello, ogni tanto ci ripenso a quel video e mamma mia. È un chitarrista che non è esattamente il mio tipo preferito di chitarrista, però è un chitarrista che negli anni ho studiato molto. E vi dico la verità, piano piano mi ha fatto un po' appassionare, quindi ho continuato comunque a seguirlo. Tra tutti i virtuosi, comunque, è uno dei miei preferiti, insieme a Petrucci. Sono loro due. Perché secondo me loro due sono quelli che prendono il virtuosismo e gli danno un senso. Riescono a essere shredder e dei atleti di chitarra. Atleta di cavallo! Atleta di cavallo! Fenomenali, ma comunque con al centro sempre l'emozione. Tra l'altro non mi ricordo il titolo del pezzo, ditemelo qui sotto nei commenti, aiutatemi a recuperarlo. Mi ricordo un video su YouTube di Steve Vai che suona con una chitarra con 3 manici ed era proprio una chitarra stile Gem bianca come questa. Ditemi il titolo della canzone. Allora, questa chitarra ha una serie di cose che mi piacciono tantissimo e poche cose che non mi fanno impazzire. Una, secondo me, è oggettiva e una è soggettiva, quindi sono due. Iniziamo dalle cose belle. Il suono e la maneggevolezza dello strumento. Ha un suono così deciso, così graffiante, che diventa una chitarra adatta per suonare qualsiasi cosa, dal metal fino al blues, perché no? Alla fine i due humbucker che ci sono al ponte e al manico hanno quel tono caldo e morbido tipico dell'humbucker, ma molto aggressivo. Questi pick-up Quantum mi piacciono un sacco. Tra l'altro sono ponte e manico ceramico e per quello centrale invece è alnico. Quindi abbiamo una configurazione HSH molto versatile. Il funzionamento è molto basic. Abbiamo nella prima posizione l'humbucker, nella posizione centrale il single coil, nella posizione tutta spostata, quindi la quinta posizione, abbiamo l'humbucker al manico e nelle posizioni intermedie abbiamo le configurazioni di centrale e pick-up ponte o manico splittato. Quindi così abbiamo nella quarta centro e manico, nella seconda ponte e centro, sempre con l'humbucker splittato. Molto semplice come elettronica per essere una Ibanez, però è anche vero che si rifà una chitarra storica e quindi deve essere comunque fedele a quella chitarra senza esagerare. Bella. Il ponte è tanta roba, è un double locking Floyd Rose. Ok, magari non è il ponte Edge Zero che c'è sulla Pia, quel ponte era un burro proprio, cioè morbidissimo e super stabile. Ma comunque risulta essere un Floyd Rose marchiato Ibanez molto stabile, molto morbido, la leva funziona bene e la chitarra, una volta che ha un setup di base che la rende stabile,
non si muove più, cioè fa il suo lavoro insieme a bloccacorde qui sulla paletta. Esteticamente è sempre stata una chitarra molto strana. Questa maniglia, se devo essere sincero, non l'ho mai capita e non vedo l'ora di avere un'altra occasione per parlare con Steve per chiedergli effettivamente perché. Però il body così particolare, con questa maniglia che per quanto strana rende lo strumento unico, non c'è da girarci intorno, insieme agli intarsi così, questi sono proprio gli intarsi tipici di Steve Vai, cioè sono proprio belli. Peso, contenuto, è una chitarra molto leggera e maneggevole, probabilmente da in piedi non sembra neanche di averla addosso, e molto bello qui dietro, vedete qui, ve lo faccio vedere meglio da qua, l'accesso ai tasti alti è molto di aiuto, cioè si vede che qui è molto più vicino il body al manico e qui è molto più lontano, quindi qui abbiamo tutto lo spazio per la mano sinistra quando scende per avere poi, ve lo faccio vedere da qui, il pollice dietro che ci permette di arrivare al 24esimo tasto senza troppi problemi. Tra l'altro prima parlavo di Ponte Floyd Rose, voglio farvi rivedere un video che ho fatto tempo fa se vi serve per cambiare le corde e fare un minimo di setup al Ponte Floyd Rose senza troppi problemi. Mi raccomando, andate a guardarlo, ve lo lascio qui sopra e poi fatemi sapere se vi è utile. Ora, materiali. Body in Meranti, manico in acero, quindi classico acero, anche se devo dire che ci vedo una fiammatura qui dentro. La vedete? Cioè io ci provo a farvela vedere qui. Non lo so se si vedono. Tra l'altro sono solo nella parte di legno che arriva fino a qui. Qui parte la giuntura tra manico e paletta e sulla paletta non c'è questa cosa. Qui sì, cavolo che bella. Gli dà un po' di 3D, bella. E la tastiera, come abbiamo visto su tante Ibanez, è in Jatoba. Quindi questo legno che comunque fa il suo. L'ho avuto su tante chitarre e mi sono sempre trovato bene. Ora vi faccio sentire la chitarra, fatemi sapere se vi piace oppure no e poi vi dico le cose che non mi piacciono della chitarra invece. Who lives in a pineapple under the sea? Absorbent and yellow and porous is he. Hypnotical nonsense be something you wish. Then draw the dead and pull up like a fish. Ready? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants.
Allora, le cose belle di questo strumento ve le ho dette. È uno strumento maneggevole, molto versatile, ben funzionante, bilanciato e stabile. Quindi sono già 5 cose che non sono da sottovalutare per una chitarra da sotto 500 euro. Quali sono le cose che non mi piacciono? Vabbè, se mi seguite da un po', una la sapete già. Mi riferisco al manico. Questo manico Wizard 3 di Ibanez, per quanto sia un manico molto bello, per me è troppo piatto. Non sono mai riuscito a trovarmi troppo bene su chitarre di questo tipo, soprattutto della famiglia poi RG, in generale Ibanez. I manici Ibanez che mi piacciono sono quelli delle AZ, ad esempio, che sono un pochettino più rotondetti, un pochettino più pieni, mi piacciono tanto quelli. Su un manico così estremamente piatto avrei bisogno di tanto tempo per adattarmi. Poi probabilmente ci suonerei come se l'avessi sempre avuta, però non è proprio il mio. Quindi comunque è una cosa che io vi devo dire, cioè il manico è questo Wizard 3 molto piatto, comunque supporta, perché supporta, però è molto stretto, non stretto in questo senso, ma in questo senso. Vi invito comunque a provarla, anche se non siete amanti di questo tipo di manico, perché potrebbe farvi cambiare idea o comunque stimolarvi un minimo di crescita, ecco, perché poi stare sempre sulle stesse cose è bello perché sono cose che ci piacciono, però anche un po' aprire ad altri orizzonti fa bene. L'ho visto passando dalle Spola 7 corde alle chitarre strato, tele, con tutte le chitarre che ho provato qui sul canale, veramente è una cosa che mi sento di consigliarvi di fare. Cercate di provarne il più possibile, organizzate delle gite ogni tanto, andate nei negozi, provate le chitarre. Si fa ancora, io lo facevo. Ogni tanto, quando non si aveva niente da fare a Milano, si andava in negozio e si provavano chitarre. E ho ancora qua quella Les Paul 7 corde che non ho preso. Mannaggia, prima o poi la avrò. Qual è l'altra cosa che non mi piace di questa chitarra? Da questo lato, esattamente questa. Questo è l'aggancio del jack e avere il buco messo qui sul lato, inclinato, non lo so, non mi fa impazzire. Per quanto da in piedi sia molto comodo, Se uno sta in piedi così, con il cavo che esce, passa dietro la tracolla, va, ok. Ma se non ho la tracolla attaccata, attacco il cavo e se è uno di quei cavi dritti, succede questo, vi faccio vedere. Succede questo. Questa cosa a me non piace neanche un po'. Quindi con la tracolla, tanta roba, perché il cavo va su, resta qui e non c'è problema. Ma senza la tracolla, scomoda, secondo me, questa cosa. Avrei preferito un jack più tradizionale, magari posizionato qui sotto. Quindi questa è stata la mia esperienza con la Ibanez Gem Junior, perché non vi ho detto ancora il nome completo. Trovate la scheda tecnica qui sotto in descrizione, quindi sul sito di Musical Store 2005 che mi ha mandato la chitarra in versione B-Stock. Quando la restituirò, la troverete probabilmente ancora nella sezione B-Stock di Musical Store 2005, quindi dategli un occhio, ve la linko qui sotto anche quella, perché comunque riuscite a portarla a casa a un prezzo ancora più basso. Nonostante magari il difettino estetico, la chitarra resta perfettamente funzionante e di solito comunque nelle schede prodotto ci sono sempre le foto, a differenza di altri siti, quindi bravi. Vi chiedo di farmi sapere nei commenti cosa pensate di questa chitarra, della Gem in generale, sia di quella super mega iper costosa, sia di quella un po' meno costosa, come questa Gem Junior. A me è piaciuta, devo dire la verità, non mi aspettavo così tanto, ma mi è piaciuta. Rifinita bene, i tasti lisci, quindi non ho trovato difetti a livello di costruzione, i tasti non sporgono. Bella, a vederla in foto, in quelle foto un po' tristi che si trovano stock su internet, non rendeva così tanto, invece è bella. Peccato per quel manico lì piatto, cavolo.